Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi sono davvero molto felice perché Shining 3D, leader nel settore degli scanner 3D, mi ha inviato questo esemplare da farvi conoscere. È un modello nuovo, Lane Star, che verrà messo in commercio dopo il 20 settembre. Io sto registrando questo video in anteprima e ragazzi ancora non conosco il prezzo, so solo che costerà meno di 1000 euro. Shining 3D, come sapete già, ma per chi non lo sa, è un'azienda che produce scanner per acquisizioni 3D a livello industriale, scanner professionali che costano anche migliaia e migliaia di euro. Qualcuno viene utilizzato in ambito medico, quindi specifico per quella funzione, addirittura come acquisizione scanner dentale, qualche altro si utilizza in meccanica, insomma questo è destinato ad un utilizzo hobbistico, ma a prestazioni da scanner professionale. Un'ottima risoluzione, tra l'altro regolabile tramite PC, e la stessa acquisizione è facilissima, perché a differenza di tutti gli altri scanner che già vi ho fatto vedere, ad esempio quelli della Creality, che richiedono di dover fare diverse acquisizioni, poi unirle, eccetera, questo direttamente va utilizzato come una telecamera, quindi si inquadra, diciamo così, si punta sull'oggetto che vogliamo acquisire e ce lo ritroviamo già pronto sul computer, che però deve avere delle buone prestazioni. Un computer, diciamo, che non ha delle prestazioni elevate fatica, oppure potrebbe pure non riuscirci. Comunque ora vi farò vedere quali sono le sue caratteristiche, quali sono tutti i suoi funzionamenti, rimarrete sbalorditi perché ho acquisito anche un drone della DJI in modo perfetto e sono riuscito a fare una scansione del mio volto facendola in autonomia, quindi ovviamente la parte posteriore no. Ho fatto una scansione del volto di mia figlia, ho acquisito un pupazzetto, tra l'altro vi farò vedere alla fine di questo video tutta la procedura della scansione eccetera. E ragazzi è molto pratico perché si può utilizzare sia posizionato eventualmente su un supporto, quindi in modalità statica, oppure si può ruotare attorno all'oggetto, alla persona che vogliamo acquisire, riuscendo appunto ad inquadrarla e avendo tutti i dettagli. Nel caso in cui però ci sia un oggetto difficile da acquisire, in dotazione vengono dati anche dei marcatori, ma adesso vi faccio vedere tutto per bene, rimarrete sbalorditi dalla qualità di questo prodotto, dalle sue funzionalità e insomma anche dalla semplicità di utilizzo. Iniziamo. Allora, come prima cosa ovviamente voglio farvi vedere l'unboxing. Non vi faccio vedere la scatola perché è una semplice scatola in cartone e all'interno troveremo questa valigetta protetta da tutto il polistirolo, tutto il materiale dell'imballaggio che evita che si possa danneggiare qualcosa, ma la stessa valigetta comunque è abbastanza robusta. Allora, ci sono due cerniere, si possono aprire da ambo i lati. Una volta aperto troviamo al suo interno lo scanner, tutta la cavetteria. Questo per esempio è il cavo che serve a connettere lo scanner al PC, e a sua volta poi qua c'è un altro spinotto che si collega all'alimentatore che troviamo da questa parte. È un alimentatore da 12 volt 5 ampere, quindi si collega con la classica presa che momentaneamente non vedete perché è già collegata all'alimentazione. Lo scanner in questione, quindi modello Lane Star, come vedete abbiamo tre obiettivi. Questi sono dei LED che permettono di illuminare l'oggetto da scansionare, più vari sensori eccetera. Non sarò molto tecnico in questa recensione, concentriamoci più che altro sul funzionamento e la semplicità di utilizzo. È uno scanner studiato veramente per essere puntato e acquisire immediatamente. Nella parte posteriore abbiamo due LED di stato che ci indicano il funzionamento e la correttezza della distanza dall'oggetto da acquisire. Qua abbiamo dei tasti di comando e nella parte più bassa abbiamo il connettore. Continuando a guardare all'interno della valigetta troviamo alcuni accessori. Intanto ci sono alcune tasche che ci permettono di trasportare eventuali altri accessori, una pezzetta in microfibra per poter pulire la parte frontale, quindi dove ci sono gli obiettivi. Continuando ad aprire troviamo un'altra tasca con una cinghia che ci serve a trasportare la valigetta, più questa sacca, e all'interno c'è uno strano oggetto in vetro. In realtà è la base che serve per fare la calibrazione dello scanner. Da questa parte abbiamo dei marcatori, sono gli stessi che adesso vi farò vedere, che troviamo nella confezione. Da questa parte invece è completamente bianco e serve a fare il bilanciamento del bianco, perché è uno scanner molto completo che può fare un'acquisizione sia in base alle caratteristiche dell'oggetto che in base anche alla texture, quindi se ha colori eccetera. Questi sono tutti i marcatori, sono diversi foglietti, tra l'altro i marcatori sono riutilizzabili. Io li ho messi in questo drone per esempio, ma se volessi potrei toglierlo e quindi poi riattaccarli eventualmente su altre superfici, quindi riciclarli. Adesso guardiamo per bene come si collega il tutto. E allora da questa parte, come vedete, abbiamo questo sdoppiatore. In realtà quando arriva è in questo modo, quindi c'è il tappo, dovrete tirarlo. Qua va inserito il cavo dell'alimentatore e questo va inserito invece alla base dello scanner, semplicemente incastrandolo. Ok, è già collegato, quindi a questo punto possiamo collegare l'alimentazione elettrica e lo scanner si accenderà. Tra l'altro sentirete anche il rumore della ventolina che serve a raffreddare tutto il dispositivo. Ok,
lo scanner è già acceso, pronto per funzionare. Quello che manca quindi è il nostro PC. E allora questa è la scansione del mio volto, ragazzi, è venuta davvero molto bene, considerando che ho fatto la scansione semplicemente passando lo scanner da una mano all'altra e ruotandolo attorno a me. Infatti la parte posteriore non sono riuscito ad acquisirla, ma come vedete anche il ciuffo di capelli, la barba, il tutto è venuto davvero molto bene, sembra quasi una statua. La stessa cosa con la scansione del volto di mia figlia. Quindi anche questa è eseguita in pochi secondi, si è prestata davvero per pochissimi secondi solo per farmi fare questo esperimento. Eppure questa è una scansione a metà, ma a me quello che interessava era semplicemente capire la facilità di utilizzo, perché basta letteralmente puntarlo su un soggetto e fare questa acquisizione avremmo perso forse una quarantina di secondi. Quindi davvero velocissimo. Ma quello che sicuramente poi sarà l'utilizzo a cui è destinato questo scanner sarà più che altro l'acquisizione di oggetti. Io ho provato a fare l'acquisizione di questa statuetta con questo astronauta seduto sulla Luna, che come vedete ha una superficie piena di dettagli, tra l'altro anche con questa texture. Quindi mi è venuto semplice come acquisizione, ma ha delle superfici riflettenti. Quindi per esempio questa parte della maschera di questo astronauta l'ha acquisita ma solo nella parte centrale, dove ci sono troppi riflessi effettivamente non riesce. La stessa cosa per quanto riguarda nella parte laterale, ma questa è una cosa comune a tutti gli scanner 3D. Per poterli acquisire è necessario utilizzare delle pellicole spray o comunque altri sistemi che rendano opache le superfici, poi si possono rimuovere. Per quanto riguarda invece il drone della DJI, questo Mavic Mini SE, avendo una superficie perfettamente liscia, ma ha questi braccetti che si distanziano, più le eliche appese, più queste parti metalliche semi riflettenti. Quindi potrebbe non riconoscere alcune parti che compongono effettivamente l'oggetto. In quel caso, se ha queste difficoltà, si possono utilizzare marcatori che vi ho fatto vedere poco fa, che non vanno messi in modo simmetrico, vanno messi in modo sfalsato, anche se io qua non sono stato proprio molto sfalsato, sono più sul simmetrico, però riesce, grazie al posizionamento di questi marcatori, a riconoscere la posizione e quindi a ricostruire un'immagine in 3D. E la fa scattando tantissime fotografie che poi tramite software vengono affiancate. Vi faccio vedere per esempio per questo DJI quante fotografie scatta. Quindi guardate qua, ragazzi, una miriade di fotografie partendo dalle foto con più dettagli, man mano acquisisce solamente le parti che diciamo gli interessano e poi l'allineamento tramite i marcatori. Sulla parte più bassa troviamo praticamente le foto solo dei marcatori, i calcoli che fa il software ovviamente, però guardate quante foto vengono fatte per ogni scansione. Questa è un'altra prova sempre del drone. E questa invece è la scansione del mio volto, tantissime foto con tantissime tesserine che poi vengono unite per creare un'unica immagine in 3D. Adesso vi faccio vedere rapidamente il progetto del DJI, perché ora vi voglio fare vedere pure come si fa la scansione. Vedrete per intero tutto il processo di acquisizione, che è semplice, effettivamente anche un neofita riesce a utilizzarla senza alcun problema. E ora passiamo invece all'acquisizione del drone DJI. Allora, innanzitutto non ho fatto un'acquisizione con altissima risoluzione, ho fatto diversi giri, quindi tantissimi fotogrammi, tantissime acquisizioni per poter ottenere questo progetto, però effettivamente poi non l'ho curato tantissimo, non ho rimosso tutte le parti sospese eccetera, mi sono limitato semplicemente di tappare tutti i buchi esistenti e quindi ottenere questo progetto, da cui poi una volta elaborato ho rimosso pure le eliche, perché effettivamente voglio stamparlo ma non voglio stamparlo con le eliche, si romperebbero facilmente. Comunque come vedete l'acquisizione è riuscita molto bene, sono stati acquisiti ovviamente anche marcatori, come vedete li ho lasciati appositamente perché se voi utilizzate marcatori in questo modo, quindi sporgenti, ovviamente lo scanner li leggerà e quindi ve li riporterà poi nella scansione. Vanno selezionati, rimossi, è una procedura molto semplice, però guardate in questo caso anche il logo DJI è stato acquisito molto bene, considerando che l'acquisizione non è stata fatta ad alta risoluzione, ma quello che mi interessa di più è la geometria, la precisione, nonostante la superficie liscia, guardate, è riuscito ad acquisire davvero benissimo. Certo, stiamo parlando di un prodotto che non costa 20.000 euro, però per questo tipo di utilizzo secondo me come prodotto, come scanner va più che bene. Guardate anche la parte bassa, si può riuscire a riprodurre con molta fedeltà praticamente qualunque oggetto. Ovviamente lo stesso una volta acquisito poi va curato, va lavorato per potergli dare tutti i vari parametri. Vedete da questa parte è un po' zig-zag, ho fatto una rimozione veloce della base e quindi bisogna stare attenti. Comunque alla fine ci ritroviamo un progetto in STL, quindi un file STL che è possibile stampare anche in 3D, pure lavorarci per poter fare altri tipi di progetti con tantissimi altri programmi. Quindi guardiamo quello che sono riuscito ad ottenere. E allora ragazzi, questo è il drone, come vi dicevo ho rimosso le eliche,
quindi semplicemente il corpo. Mancano alcune parti perché quando ho fatto l'acquisizione il drone era posizionato in questo modo e quindi la parte più bassa non sono riuscito ad acquisirlo perché era vicino praticamente al bancone, quindi non si poteva fare assolutamente. Però sono molto soddisfatto del file perché è un risultato comunque di tutto il rispetto. Mi sono limitato a puntare lo scanner sia in orizzontale che in verticale e sono riuscito ad ottenere questo risultato. Quindi se questo file fosse servito davvero per un progetto importante, sarei riuscito ad ottenere ancora più dettagli e quindi ottenere un file molto più curato. Questo era solo per farvi un esempio molto rapido, però vi voglio fare vedere come su questo astronauta sono invece riuscito ad ottenere davvero dei buoni risultati. Quindi passiamo direttamente a quella scansione, vi faccio vedere una sorta di tutorial, non chiamiamo tutorial, vi faccio vedere appunto tutte le procedure che servono sia per poter calibrare il nostro scanner che per poter eseguire una scansione di un oggetto sia di piccole che di grandi dimensioni. Ovviamente un oggetto di grandi dimensioni non potrete metterlo su un piccolo piatto rotante, ma dovrete girare voi attorno allo stesso. Iniziamo aprendo il programma. Ovviamente in base alle prestazioni del vostro computer la velocità sia di apertura che di tutti i vari comandi che diamo durante le varie operazioni possono cambiare. Metterò in sovraimpressione tutti i requisiti minimi, ma anche sul sito del venditore comunque troverete tutte le informazioni necessarie. Appare la prima schermata che ci chiede se vogliamo aprire un progetto già esistente oppure creare un nuovo gruppo. Facciamo nuovo gruppo, diamo un nome, lo chiamiamo in questo caso astronauta. Ok, dobbiamo dirgli pure che tipo di progetto è, se è un ritratto, quindi su una persona, oppure se è un oggetto. E lo stesso oggetto che dimensioni avrà, quindi dimensioni medie, superiore a 200 mm x 200 mm x 200 mm, oppure di misura inferiore. Poi i vari tipi di scansione, quindi se vogliamo utilizzare un allineamento in base alle caratteristiche, in base alla texture, oppure un allineamento ibrido. Noi impostiamo un allineamento ibrido perché questo pupino che fra poco scansioneremo ha sia un pochettino di texture ma anche alcune caratteristiche sulla superficie. E poi il tipo di risoluzione, in questo caso scegliamo la più piccola, quindi la definizione maggiore 0,1. A questo punto diamo applica e si apre il programma che ci permette di fare le scansioni ma anche di calibrare il nostro scanner. Quindi in questo caso abbiamo già una calibrazione che risale al 6 settembre, ma io voglio fare una nuova calibrazione dello scanner. Innanzitutto ci appare una sorta di tutorial, ma è quello che vi dirò io fra poco. Quindi chiudiamo e posizioniamo questo pezzo esattamente come riportato in questa immagine, quindi devo girarlo. A questo punto lo posiziono sopra esattamente come mi indica nella figura, quindi perpendicolare a questa superficie. Premo il tastino play e poi devo sollevarlo finché non appaiono dei segni di spunta che mi danno l'ok che la calibrazione è stata fatta correttamente. E poi la stessa cosa per quanto riguarda la calibrazione laterale, in avanti ed indietro. Ovviamente il tutto ve lo farò vedere in modo accelerato. A questo punto, calibrazione completata, andiamo allo step successivo che riguarda il bilanciamento del bianco. Dobbiamo ruotare quindi questo pezzo e ripetere l'operazione simile a quella che abbiamo fatto, ma in questo caso senza riferimenti dei pallini. Quindi premiamo di nuovo il tastino sulla parte superiore, ci allontaniamo leggermente. Quando avrà completato anche il bilanciamento del bianco diventerà questo quadratino, questo rettangolo di colore verde col segno di spunta. Ok, anche il bilanciamento del bianco è stato eseguito. Adesso andiamo direttamente alla schermata che ci permette in questo caso di realizzare un nuovo progetto. Sta inizializzando lo scanner. Ok, questa quindi è la nostra schermata iniziale, ve la faccio vedere meglio in questo modo. E allora, come vedete, abbiamo diversi comandi su questa schermata. Questo sulla destra è quello che ci permette di avere l'anteprima su questa finestrella di quello che il nostro scanner riesce a vedere, e questi invece sono i comandi per quanto riguarda la luminosità e la distanza, il range di distanza che vogliamo utilizzare per eseguire la scansione. Questo in basso invece serve per accendere e spegnere i LED. Poi questi altri comandi in basso li vedremo tra poco dopo aver fatto la prima scansione. Utilizziamo, come vi ho detto poco fa, il nostro astronauta posizionato su questa base rotante. Da questa parte abbiamo l'anteprima di quello che lo scanner riesce ad inquadrare. Proviamo a fare direttamente una scansione, ma voglio farvi vedere come si accendono anche i LED nella parte frontale facendo questa scansione in penombra. Quindi clicchiamo su questo ci dà la possibilità di fare l'anteprima
anteprima, come vedete c'è il LED che si illumina, e quindi possiamo regolare anche eventualmente la luminosità e gestire il tutto in base alle nostre esigenze. Quindi abbiamo direttamente la nostra scansione, ma guardate anche sulla sinistra che c'è questo indicatore che ci informa eventualmente se siamo troppo distanti oppure troppo vicini. In questo caso con una distanza corretta, quindi abbiamo la scansione. Anche nella parte posteriore abbiamo la luce verde che ci indica che siamo ad una distanza corretta. Già fatto quasi il primo giro, e ovviamente non è necessario mantenere per forza lo scanner in questa posizione. Gli altri scanner che ho utilizzato finora mi richiedevano di rimanere perfettamente fermo, questo invece mi permette anche di utilizzarlo in questo modo. Quindi posso fare le scansioni anche dal basso e posso scansionare anche quelle parti che in realtà, posizionato nel modo in cui era poco fa, non sarebbero rientrate nella scansione. Ovviamente qualche parte di ripresa per evitare di annoiarvi cercherò di accelerarla. Come vedete sto facendo rientrare nella scansione anche la base rotante e poi vi farò vedere pure come si rimuove. Ok, quindi interrompiamo, alla fine è solo un esempio di ciò che riesce a fare, quindi guardiamo quello che abbiamo sul nostro computer, quindi proviamo a dare tutti i comandi che ci servono per poter lavorare su questo pezzo. Il primo è quello di unire i vari punti e ottimizzarlo. Diamo ok, a questo punto sta generando i vari punti, sta ottimizzando in base alle prestazioni del computer, ovviamente può variare e può richiedere più o meno tempo. Ripeto, in questo caso le prestazioni del computer sono elevate, non è un top di gamma, però comunque delle buone prestazioni, e quindi il tempo impiegato per fare questo lavoro è inferiore rispetto ad un computer che possibilmente viene utilizzato normalmente per navigare su internet, sui social, insomma un utilizzo normale, familiare, senza avere prestazioni di un certo livello. Allora, siamo arrivati già al 68%, io nel frattempo parlo per farvi capire che il tutto è in tempo reale. 70%, 72%, dovremmo arrivare a breve al 100%, quindi avere, come ho detto poco fa, il nostro pezzo riprodotto sul monitor con la possibilità di applicare alcune impostazioni e rimuovere eventualmente dei pezzi in più che non vogliamo, perché come nel caso della base non fanno parte della scansione vera e propria. Quindi 94, dai che manca pochissimo. Ovviamente ha girato tantissimo, più gira più tempo sta ad acquisire, più fotogrammi ci sono da sovrapporre, da affiancare, eccetera. Siamo comunque ormai, diciamo, al traguardo, 98%, dovrebbe essere praticamente quasi completato. Guardate l'orologio, sono 00:06. Ah, ok, stavo dicendo di guardare l'orologio, ok, o comunque questo è il nostro oggetto, la scansione. Adesso noi possiamo rimuovere per esempio questa base che non ci interessa. Per fare questo dobbiamo semplicemente premere il tasto Shift della tastiera, scegliere prima tramite questi comandi in basso che tipo di selezione vogliamo fare. Utilizziamo la selezione a lazzo, quindi catturiamo tutta questa parte cercando di essere un pochettino più fermi, io mi sono mosso un po' troppo. Premiamo il tastino Canc, rimuoviamo anche quest'altra parte. Ok, adesso abbiamo il nostro pezzo. Possiamo vedere oppure rimuovere la texture. Da quest'altro comando possiamo decidere quale visualizzazione avere, quindi da sotto, da sopra, lateralmente, eccetera. Possiamo girarlo anche manualmente e adesso diamo l'ok perché abbiamo rimosso la base, quindi con questo comando diamo l'ok, processo in corso, in questo caso è molto più veloce nell'eseguire il lavoro, già siamo al 50%, quindi vediamo che lavoro ci ritroviamo alla fine quando arriviamo al 100%, perfetto. Allora rimuoviamo la texture e a questo punto andiamo su questo comando mesh mode, ok, e da qua come vedete abbiamo alcuni fori che devono essere sistemati. I fori sono presenti perché, come la maggior parte degli scanner, sulle superfici riflettenti non riesce ad acquisire, però guardate, in realtà è tutta la superficie riflettente, quindi solo una parte non è stata acquisita. Allora, a questo punto, dopo aver fatto la mesh, quindi dopo aver intrecciato tutti i vari punti, come vedete, la qualità è nettamente superiore. Dobbiamo solamente rimuovere e tappare tutti questi fori, quindi confermiamo. E adesso possiamo da quest'altro menu andare a lavorare sulla texture, possiamo decidere per esempio la luminosità. Possiamo ridurla leggermente, anche il contrasto possiamo aumentarlo in modo da avere più dettaglio, confermiamo. Dopodiché qua possiamo semplificare l'immagine. Con quest'altro comando possiamo rimuovere tutti i pezzi sospesi che ci sono nell'immagine. Applica, ok, già siamo al 99%.
Adesso andiamo sulla rimozione automatica dei fori, riempimento quindi di tutto ciò che trova come buchi, e buchi effettivamente ce ne sono tantissimi, sia lateralmente dove ci sono le parti dorate, c'è un valore di 160, il tipo di riempimento voglio che sia con una curvatura, potremmo farlo piatto, tangente eccetera, ma facciamolo con la curvatura, applica. Quindi vediamo il risultato dopo questo intervento automatico. Eventualmente si può fare anche manualmente se qualcosa non venisse rimossa. Quindi è andato avanti rapidamente fino all'89% e adesso dall'89% fino al 100% andrà un poco più gradualmente. Come vedete è riuscito a rimuovere tutti i fori che erano presenti, ricostruendo la superficie in modo perfetto. E adesso da questa parte possiamo rimuoverli manualmente. Ok, quindi come vedete, cambiando questo valore, va tappando i fori più o meno grandi. Adesso proviamo con questo che è ancora più grande, come vedete è una superficie molto più estesa. Quindi aumentiamo, mettiamo 600. Perfetto, quindi ha tappato praticamente tutti i fori esistenti. Come vedete anche nella parte bassa però c'è questo grande foro perché abbiamo rimosso il piano. Mettiamo a questo punto 3000. Vediamo il risultato. Perfetto. Tutto tappato. Diamo l'ok quindi sempre con il segno di spunta. Ok, zoomiamo. A questo punto vediamo che abbiamo ancora qualcosina da rimuovere. Se per noi va bene così il nostro progetto possiamo lasciarlo in questo modo, altrimenti possiamo selezionare tutte le parti che non vogliamo che siano nel nostro progetto e rimuoverle semplicemente con il tasto cancella. A questo punto possiamo anche salvare la nostra scansione. Si può fare un salvataggio ASC, STL, OBJ, PLY oppure 3MF. Io scelgo OBJ e STL, quindi lo chiamo astronauta, lo salviamo sul desktop, dimensioni lasciamo con una scala del 100% e c'erano pure le informazioni sulle dimensioni e tutto. A questo punto sta salvando il nostro file che proveremo ad aprire anche con cura. Doppio clic. Allora aspettiamo che venga caricato il nostro progetto, quindi a questo punto lo posizioniamo sul nostro piano di lavoro in base a come vogliamo stamparlo, con tutte le caratteristiche del nostro astronauta. Accendiamo le luci, abbiamo il nostro file sul piatto della stampante pronto per essere stampato. Quindi tutto ciò che serve è semplicemente puntarlo contro l'oggetto o la persona che vogliamo acquisire, definire tramite il programma se si tratta di un oggetto grande o un oggetto piccolo, e poi tramite questi tastini avviare l'acquisizione, dare tutti i comandi, e tramite questi LED capiamo se siamo vicini o lontani. Il computer lavora con l'acquisizione e noi ci occupiamo semplicemente di puntarlo come se stessimo facendo un video con un dispositivo qualunque. Alla fine è semplicissimo, velocissimo e i risultati, ragazzi, obiettivamente mi hanno sorpreso, perché come avete potuto vedere con i vostri occhi è una procedura molto veloce, molto semplice, non richiede chissà quale preparazione e ci dà molte soddisfazioni sia in ambito professionale, anche per fare delle protesi, quindi scansioni di arti, di tante altre parti del corpo che possono servire in ambito medico per poter appunto avere una parte anatomica da poter ricopiare ed eventualmente ristampare, se non con la stampante 3D con altri sistemi, e quindi utile in diverse circostanze. Io sono molto soddisfatto, ma non avevo dubbi. Shining 3D, ve l'ho detto all'inizio, andate a dare un'occhiata nel link, andate a guardare il sito, capirete di cosa stiamo parlando. È un'azienda leader che non produce giocattoli, produce dispositivi di livello elevato che ci danno risultati elevati. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace qua giù, cliccare sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!